Vi pongo una domanda semplice, che può sembrare ridicola e facile liquidarla. È possibile che una macchina diventi più intelligente di un essere umano? Ecco, la tentazione è liquidarla come una stupidaggine ridicola, perché tanto come si fa a sapere? Come si costruisce? Cosa capita dopo? Sono troppe domande che vengono. E in effetti sarebbe meglio non pensarci, se non fosse che abbiamo dei risultati sperimentali, seri, ripetibili, che ci obbligano a considerarla. Vedete, oggi è possibile misurare l'intelligenza, le abilità cognitive di macchine e di persone, dando loro gli stessi test, in diverse materie, abilità di ragionamento, di visione, e si possono guardare le distanze. Nella linea nera abbiamo messo le prestazioni umane su compiti diversi, lettura, matematica, conoscenze scientifiche, visione, e le righe colorate mostrano il livello a cui sono giunte le macchine nei vari anni. E vedete un po' gli ultimi 10 anni, come si sono svolti. Prima la visione, poi comprensione del linguaggio. E alla fine vediamo partire le domande anche alle capacità matematiche, il pensiero scientifico. In molti casi ci stanno riducendo la distanza, in qualche caso forse ci hanno raggiunto, in qualche caso sembra che il punteggio sia più alto di quello umano, sovrumano. E tenete presente che sta diventando difficile anche disegnare dei test abbastanza difficili che resistano all'attacco delle macchine, al punto che alcuni scienziati sono giunti a chiedere ai colleghi: mandateci le domande più difficili che avete, le assembliamo, domande oltre le quali non c'è altro da chiedere. L'hanno chiamato quindi l'ultimo esame dell'umanità, le peggiori domande, dopodiché non si sa cosa aggiungere. Ricordatevi questo nome perché ci ritorneremo alla fine, l'ultimo esame dell'umanità. Eppure c'è un'obiezione. Nonostante questi risultati, molti dicono: sì, ma questa non è veramente un'intelligenza, perché rigurgita, ripete le cose che ci ha visto fare, è un pappagallo. Ha solamente imparato a completare le parti mancanti del questionario. Da dove nasce questa idea? Beh, c'è qualcosa di fondato, perché il modo in cui le addestriamo è proprio questo. Eccolo qui. Diamo alla macchina un testo con delle parti mancanti e le chiediamo di trovare il modo di completare le parti mancanti. È un modo classico per valutare la conoscenza, la comprensione dei testi negli studenti di lingue. In questo caso è inglese. Si deve scegliere una risposta fra quelle 10 possibili in ogni parte mancante, in ogni gap. Immaginate un testo così scritto nell'armeno del 1200. Cosa potreste fare? Tirare e indovinare. Ne prendereste una su 10. Il 10% è il punteggio base in questo caso. E quando una macchina comincia a raggiungere l'80, il 90%, cosa potete dire? Una persona anche. E questa persona ha compreso il testo. Ecco, obbligare la macchina a giocare questo gioco ripetutamente con milioni di pagine web e migliaia di libri, si educa la macchina, la si obbliga a sviluppare una comprensione del testo sempre più avanzata, che poi si traduce nelle prestazioni che abbiamo visto. Forse c'è qualcosa di più profondo del previsto in questa idea di completare le parti mancanti. Io penso di sì. Vi mostro un esempio semplificato per chiarire cosa intendo. Guardate questo oggetto. È una tabella di numeri, ne ho nascosto uno e vi dico: ma completate il numero mancante. Voi ci provate, sbagliate, poi riprovate e risbagliate e vi do la risposta alla fine. E lentamente imparate a capire che c'è qualcosa che lega quel numero ai suoi vicini. Infatti, il numero mancante è sempre la somma dei numeri sopra di lui. Ogni numero in questa tabella è la somma dei numeri sopra di lui. Questo ci aiuta a completare le parti mancanti o a estendere questo oggetto che in realtà è infinito. Questa è la punta di un iceberg infinito, si chiama il triangolo di Pascal. Avete compreso il meccanismo. Comprendere il meccanismo è il modo di completare il pezzo mancante. Infatti si misura così l'intelligenza umana in molti casi. Vi si mostra la prima riga di questo, si chiama Raven Progressive Matrix, è un esercizio psicometrico, si mostra la seconda riga.
A quel punto dovete creare rapidamente una mini teoria e applicarla nella terza riga. Completare le parti mancanti non è solamente un giochino, è un atomo minimo di comprensione, è un embrione. Questo gioco, giocato su scala molto grande, è l'inizio della comprensione. Ma non basta a spiegare quei risultati sperimentali che abbiamo visto. Qual è il pezzo mancante? Il pezzo mancante è questo, la scala. Abbiamo applicato queste cose su scala immensa, computer e quantità di dati immense, ripetendo quell'esercizio miliardi di volte. È da lì che esce, si distillano le conoscenze delle macchine. Pensate, quest'estate, quest'agosto, abbiamo imparato 4 cose che non sapevamo. Prima, un'azienda che si chiama X e che produce un modello che si chiama Grok ha annunciato, ha rivelato quanto sono grandi i loro centri di calcolo. Il loro centro di calcolo di Memphis contiene 200.000 processori collegati insieme. È stato costruito apposta per eseguire una computazione, addestrare un modello di intelligenza artificiale. Hanno dovuto costruire la sua centrale elettrica dedicata. Qui siamo a Bologna in questa foto, che ne ha 15.000. 15.000 è un decimo di quello che si usa per Grok e per gli altri. Nella stessa estate un'altra azienda ci ha rivelato, durante un patteggiamento legale, quanti libri ha incorporato nell'addestramento del suo modello. La causa legale parlava di alcuni milioni di libri, loro hanno ammesso 500.000, poco più, di libri. L'altro giorno mi trovavo in un bel negozio di libri vicino a Treviso, che era immenso, era così grande. Ho chiesto alla libraia, ma quanti libri avete qua? Lei ha detto, come i titoli separati, 60.000. Io ho immaginato 10 magazzini come quello, tutti letti da un computer. Questo sto parlando, 10 magazzini di libri. Nella stessa estate, questo agosto, alle Olimpiadi della matematica, dove mandano i migliori matematici di ogni paese, ha partecipato anche un computer. Ha ricevuto le stesse domande, nello stesso formato e lo stesso numero di ore degli altri partecipanti e ha vinto una medaglia d'oro nella dimostrazione matematica. E sempre quest'estate, quarta notizia, in una gara di programmazione competitiva, il vincitore era un essere umano polacco, il secondo qualificato, un computer intelligente. Allora cercate di collegare insieme queste cose. Immaginate di dirle a vostro nonno, nel 2025 abbiamo una macchina fatta da 200.000 processori, con la sua centrale elettrica dedicata, che legge milioni di libri, vince le Olimpiadi della matematica e programma gli altri computer. Capite il momento? Ecco perché non è così ridicolo domandarsi cosa possiamo aspettarci fra 10 anni. Possiamo essere superati in intelligenza. E a proposito, l'ultimo esame dell'umanità, quello che ha la domanda più difficile di ogni campo, quello che io, se avessi fortuna, potrei rispondere una domanda sola nel mio campo. Siamo arrivati oltre il 30-40% di prestazioni in 8 mesi di tentativi. E a me queste cose un po' mi fanno ansia. Io penso a 1000 modi in cui potrebbero essere usate male: sorveglianza, oppressione, guerre. È facile immaginare 1000 modi di usare male queste cose. E quando mi viene l'ansia penso allora, mi obbligo a pensare ai 120 milioni di libri che abbiamo scritto nella nostra storia, che ancora la macchina non ha letto e che leggerà, ai milioni di articoli scientifici che abbiamo scritto in ogni lingua, in ogni anno, in ogni argomento, che la macchina un giorno alla fine leggerà. E a quante belle scoperte, terapie, conoscenze, invenzioni potremo fare se vorremmo farle. Ma un giorno forse potremo incontrare una macchina più intelligente di noi. La questione è questa: cosa vuol dire una cosa più intelligente di me? Perché da un lato sì, può fare meglio di me i programmi del computer e può fare meglio di me le traduzioni o le diagnosi. Ma se comincia a capire delle cose che io non posso capire, cosa vuol dire? Questa è la domanda di oggi.
Sembra strano, io non posso spiegare a parole quel tipo di cose che gli esseri umani non possono capire, perché non sarei in grado di spiegarle a parole o di capirle. Ma immaginate un gatto, spiegate l'Iliade a un gatto, l'equazione di meccanica statistica, Liouville, o le declinazioni latine. Ecco, il gatto non può sapere di non saperle, non può capire di non capirle, non le considera. Ci potrebbero essere delle cose che io non capisco che mi manchino, che io non so di non sapere, al di là della mia capacità, ma che non sono incomprensibili, come l'Iliade e il teorema di Liouville. Sono comprensibili, ma non al gatto. Ci sono delle cose che forse io non posso capire, ma una mente migliore, più potente, forse può capire. Ecco, quello sarebbe un mondo nuovo da comprendere. Bene, bene. Ci troviamo davanti a un bivio, anche se non raggiungiamo quel momento della macchina sovrumana, siamo già con le macchine di oggi a un bivio, davanti a un bivio. Da un lato possiamo fare immaginare sorveglianza, oppressione, mezzi militari più potenti, dall'altro terapie, scuole, benessere. Il bivio è questo. Io penso che sarà questo l'ultimo esame dell'umanità e penso che saremo giudicati in futuro da questo, da cosa sceglieremo di costruire e da come sceglieremo di usarlo. Grazie.